Oggi, cari ragazzi, andiamo a vedere come possiamo fare una piccola piantina di mora selvatica partendo dal frutto. Andremo a prelevare i piccoli semini, li seminiamo e facciamo tante piccole piantine di mora selvatica uguale alla pianta madre. Siete pronti? Video molto curioso, andiamo subito. Procediamo molto velocemente, quello che vi occorre sono delle more ben mature, mi raccomando devono essere mature in modo che i semi sono maturi anche loro e ne dovremo adesso schiacciare, ridurre in poltiglia perché dobbiamo andarle a mettere in acqua. Come possiamo fare? Questo è un modo semplicissimo, un po' di celofan di questo da cucina e con un martelletto pian piano li riduciamo così, facciamo una bella poltiglia. Adesso ci prendiamo un bicchiere e ci andiamo a mettere la pappetta delle nostre more, le preleviamo e le mettiamo all'interno in questo modo qua e giriamo. Stiamo in questo modo riproducendo il passaggio del frutto all'interno dell'intestino di un uccello, di un ratto, in modo che i semi vengono digeriti, privati della loro polpa e loro potranno nascere. Dopo 48 ore, come notiamo, i semini iniziano a privarsi della polpa esterna, è giunto il momento di andarli a passare, a scolare in un passino, li sciacquiamo bene sotto il rubinetto dell'acqua e preleviamo solamente i piccoli semi. Dopo aver lavato bene i semini e fatti asciugare un'oretta al sole, il risultato è questo qui, questo che vedete. Ci sono ancora dei semini con la polpa intorno, ma non vi preoccupate, va bene così per seminare. Ora prepariamo il vasetto. Fate più vasetti di questi piccolini, questi da 10 cm, oppure prendete quelli più grandi dove poi andremo a trapiantare le future more che nasceranno. A questo punto basta un pizzico, eccolo qua, di questi semini, ce ne sono veramente tanti, però bisogna mettercene un bel po', seminata a spaglio perché hanno la germinabilità un po' bassa. Eccoci qua, a questo punto interriamo leggermente, senza esagerare, mettiamo in profondità questo semino, in questo modo qua sarà sotto la superficie del terriccio di circa 3-4 mm, pressiamo un po' ed annaffiamo abbondantemente. Una volta finito di annaffiare abbondantemente andremo a riporre il nostro vasetto in questi sacchetti del congelatore, poi lo andremo a chiudere in modo che si mantiene un'umidità ideale per la nascita dei semi. Chiudiamo poi come se fosse una piccola serra con un piccolo nastrino o questi fili adatti proprio a legare i sacchetti la nostra piantina. Eccola qua, io ho anche scritto, e vi consiglio di farlo, il nome dei semi che ci stanno all'interno, in modo che se fate più piantine di diverse varietà non vi potete sbagliare. Ora andiamo a riporre questo vasetto in un punto dove c'è luce sì, ma non sole dirette, e aspettiamo che nascano le piantine. Con questo sistema del sacchetto in genere non c'è bisogno di annaffiare ulteriormente il vasetto fino alla nascita delle piantine, perché fa un effetto serra e l'umidità rimane tutta quanta all'interno. Però ogni tanto andiamo a controllare, magari possiamo sciogliere un attimo il filo, controlliamo che il terriccio non sia troppo asciutto, se è asciutto annaffiamo ulteriormente e poi richiudiamo. Ed eccoci qui ragazzi, sto vedendo che spunta qualcosa, non ci credevo più neanche io. Sono passati per l'esattezza 120 giorni, ho messo i semini che era il 14 di settembre, siamo al 14 di gennaio, quindi sono passati davvero tanti giorni, lo stiamo scoprendo il vasetto insieme a voi. Ed ecco qua la piccola mora, vedete? Eccola qua, inizia già a mettere la sua parte dell'apice vegetativo centrale. Qui ne cominciano a nascere anche altre, una eccolo qua di semino che sta nascendo, ecco qua un'altra piantina, insomma adesso cominceranno a uscire su belle copiose queste piantine. Rimettiamo di nuovo il sacchetto sopra al nostro vaso, leghiamo ancora di nuovo, è freddo quindi le riponiamo di nuovo questo vasetto in una zona dove c'è luce ma mai sole diretto, stiamo facendo proprio questa piccola serra per far nascere le nostre more.
Sono passati 30 giorni dall'ultima ripresa, come vedete le piantine sono finite di nascere, sono perfette nella loro forma. Qui ce n'è una che ha ancora il suo piccolo semino, ma ci sono alcune, come vediamo questa qua, che già hanno la loro fogliolina. Ho scoperto, perché le temperature iniziano ad alzarsi, adesso metteremo in mezz'ombra e iniziamo a far abituare le nostre piantine al clima esterno. Inumidiamo ogni tanto con uno spruzzino e procediamo in questo modo fino a che le piantine saranno belle grandi da andarle a travasare. Osserviamo un attimo la crescita di queste due piantine, l'evoluzione. Inizialmente la piantina ha delle foglie quasi circolari, leggermente allungate, non sono come le foglie classiche di un rovo, ed anche le spine sottostanti alla foglia sono sempre molto piccole e poco aguzze. Mentre invece la pianta, quando inizia a svilupparsi, le foglie iniziano ad essere come quelle di un rovo. Eccole qua, le spine poi iniziano ad essere sempre più aguzze, inizierà a mettere il palco floreale al centro che crescerà, farà sempre nuove foglioline e alla fine farà anche il mazzetto dei fiori e le ottime more. Dopo altri 20 giorni la piantina ha messo su il suo stelo, sta crescendo verso l'alto, oramai ha superato i 25-30 cm, sul fusto iniziano a presentarsi le spine molto aguzze ed il germoglio continua a crescere. Oramai siamo al 20 giugno, le piante di mora iniziano i fiori a sfiorire, hanno allegate, iniziano a vedersi piccoli frutticini, quindi la nostra pianta dovrà attendere il prossimo anno per produrre, ma intanto quest'anno crescerà su forte e rigogliosa. Ci vediamo alla prossima ragazzi, mi raccomando sempre in gamba, un abbraccio a tutti da Pier Giorgio.